Buongiorno amici, oggi faremo un nuovo itinerario nelle terre francesi. Andremo a visitare le gorge de Dalouis. Queste gorge si trovano ad una altitudine che va dai 600 ai 2400 metri sul livello del mare e che con il loro colore rosso intenso sembrano un mix tra la superficie di Marte e le montagne dell'Atlante in Marocco. Se siete curiosi di vedere questo itinerario vi aspetto dopo la sigla, ma prima, come al solito, vorrei chiedervi di iscrivervi al mio canale. A voi non costa assolutamente nulla, ma grazie alla vostra iscrizione mi darete una grossa mano nel far crescere questo progetto. Come fare è semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. E se avete dei suggerimenti o fare dei commenti, scriveteli nella sezione commenti. Pronti per questo viaggio? E allora, sigla! Una giornata bellissima, un po' freddo però. Ci sono 14 gradi. Il bello di uscire in settimana con la moto è quella di incontrare veramente poco traffico. E adesso andiamo in direzione Col de Var. Questa è Guillestre. Si sale bene, mi piace. Comunque la montagna ha il suo perché. Oh, mi bagno! Questo qua è il paesino di Var, la città di Var è formata da diverse frazioni, 4 km alla sommità. Siamo arrivati al Col de Var. Questo è il Col de Var, situato tra il dipartimento delle Alte Alpi e delle Alpi dell'Alta Provenza e mette in comunicazione la valle del Bay con il Queyras. Raggiunge un'altezza di 2111 metri sul livello del mare. Situato sulla famosissima Rue des Grandes Alpes, il Col de Var è una di quelle salite che ogni biker deve fare almeno una volta. Lunga circa 20 km da Guillestre, offre la possibilità di superare l'altitudine simbolica di 2000 metri, rendendo così memorabile questa salita che ha un'ascesa abbastanza graduata. Gli ultimi 3 km sono meno complicati e permettono di assaporare l'arrivo in vetta, dove il massiccio del Parapeillon si erge maestoso. Iniziamo la discesa, non c'è nessuno. La Valle dello Bay, belli questi passaggi. È la strada che porta al colle della Bonette e al colle della Caiolle. Io vado dritto per la Caiolle e scappa la pipì papà e il paesaggio è cambiato all'improvviso. Andiamo di qua. Adesso a destra, Col della Caiolle, 27 km al Colle della Caiolle.
ci voleva. Molto bella come strada. Siamo passati dalla pietra nera che c'era poco fa a una pietra bianca. Caspita se è suggestiva questa roccia davanti a noi. La strada è stretta però, Passare dentro questo canyon, bellissimo, ci sono parecchie pietre, la strada si restringe tantissimo, una gola così si vede veramente raramente. Deve fare la foto, vediamo se mi fa passare. Che spettacolo! Tornante! I ciclisti sono ciclisti dappertutto, guardate qua. Il paesaggio è cambiato nuovamente. Parco Nazionale Mercantour. Guarda. Porca miseria. Il paesaggio è cambiato nuovamente. La cascata. Stiamo per arrivare in cima. Eccolo qua, la Caiolle, Col della Caiolle. Ci siamo fermati per una sosta al Colle della Caiolle. Siamo a quota 2326 e questo colle separa le Alpi Marittime dalle Alpi della Provenza. Questo è uno dei colli interessati dalla Rue des Grandes Alpes, con una strada ben asfaltata che sale fin su in cima regalando dei paesaggi da mozzafiato, sia a salire che a scendere ovviamente. Collega a nord la valle dell'Ubei con la valle del Bachelard e a sud la valle del Var. È anche il punto di transito tra il Dipartimento delle Alpi Marittime e il Dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza. Oltre a collegare due dipartimenti, il Col della Caiolle è anche un itinerario turistico apprezzato dagli sportivi. Dalla sua sommità sono accessibili vari sentieri escursionistici che consentono di godere di magnifici paesaggi. Come la maggior parte dei valichi che superano i 2000 metri, anche la Caiolle rimane chiuso nei periodi invernali e la riapertura è legata allo scioglimento della neve. Scendiamo dal Colle della Caiolle. Oh mamma mia, guardate che spettacolo! La strada è stretta anche a scendere. È immensa la vallata che si vede scendendo. Queste sono le Alpi Marittime. Oh, che spettacolo! Tutta scavata nella roccia e sicuramente scavata a mano. Sì, però a scendere l'asfalto non è che sia il massimo, è pieno di dossi. È particolare il paesaggio. Da un lato ho gli alberi, il bosco, dall'altro c'è la pietra. Passaggio in mezzo agli alberi. Che bella, che bella! Beh, guarda che paesaggio strano! Wow! Pochi centinaia di metri e il paesaggio ricambia ancora. Paesaggio di nuovo diverso. Questa è molto più larga. Bella! Oh, siamo arrivati finalmente anche a Guillaume. Eccola, da lui. Entriamo nelle gorge di Daluy. Eccole le varie grotte. Guardate che spettacolo. Wow. La peppa, guarda che bella. Mamma mia. Wow. Sono stupende, bellissime. Io se riesco a fermarmi da qualche parte. Siamo arrivati alle gorge di Daluy, siamo nella regione della Provenza Alpi Costa Azzurra. Queste gole sono state scavate dal fiume Var in milioni di anni nel terreno composto da lutite rossa, ossia una variante dell'argilla fangosa, dando origine a dei canyon suggestivi che si estendono per 6 km e che si gettano a capofitto nel vuoto, quasi a ricordare il famoso Grand Canyon dell'Arizona, con altezza che tocca i 900 metri. Queste formazioni rocciose assumono in alcuni tratti forme curiose, regalando ai visitatori dei panorami stupendi che con i raggi diretti del sole assumono forma ancora più spettacolare, con delle gallerie scavate a mano ancora più suggestive. Queste gorge sono tra i luoghi naturali che più conquistano i visitatori nel sud della Francia.
Ovviamente per viverle e scoprirle al meglio si possono fare delle escursioni più o meno impegnative a piedi, facendo canyoning, ma anche in moto. Queste meraviglie lasciano il pilota e la zavorrina a bocca aperta, invitandoli a fermarsi per fare delle foto o ammirare dei paesaggi veramente unici. Le Gorge de Daluy sono la prima riserva naturale regionale classificata nelle Alpi Marittime. Le sue ricche caratteristiche mineralogiche, geologiche, faunistiche e floristiche le rendono un sito straordinario. Il suo colore caratteristico è dovuto alle petite rosse presenti nelle rocce e le concentrazioni metalliche legate alla presenza di rame hanno rivelato minerali unici al mondo. Il sito contiene inoltre almeno 3 specie vegetali protette e 10 specie di interesse patrimoniale. E vabbè, dopo le gorge adesso si ritorna a casa passando dalla Lombarda. Il paesaggio è nuovamente cambiato, la vallata si è allargata, la roccia da rossa è diventata bianco-grigia, altra galleria. Suggestivo sto viale alberato. Adesso il caldo si fa sentire, vediamo quanti gradi ci sono. 32 segna la moto, quasi quasi mi fermo e mi vado a fare un bagno nel fiume. Iniziamo la salita verso Isola 2000 e inizia la salita verso il Colle della Lombarda. La strada è abbastanza larga per andare su alla Lombarda. Per salire su ci sono diversi tornanti e controtornanti. È passato da qua il tour, quindi adesso la strada per la Lombarda è abbastanza ripida. Finalmente la temperatura si sta un po' abbassando. Isola 2000 mi dà l'impressione di una sestriere. C'è una serie di tornanti che sono abbastanza stretti e qui abbiamo anche la roccia verde. Stiamo arrivando in cima alla Lombarda. Ecco, c'è anche il cartello Italia sulla destra. E stiamo per rientrare in Italia grazie al Colle della Lombarda, quota 2351. Siamo sulle Alpi Marittime e su questo colle sorge la famosa stazione sciistica Isola 2000 che abbiamo visto poco fa salendo. Ovviamente l'Isola 2000 si trova sul versante francese, mentre sul quello italiano si può vedere il santuario più alto d'Europa, ovvero il santuario di Sant'Anna. Fino al dopoguerra la strada oltrepassato il colle terminava circa all'altezza dell'attuale Isola 2000, non permettendo di raggiungere la Francia. Questo perché? Perché fino al 1947 l'alta Val di Castiglione, compresa la zona degli attuali impianti sciistici, apparteneva all'Italia e al comune di Vinadio. Dopo il passaggio della zona alla Francia, i francesi realizzarono il resto della strada, anche in funzione della costruzione della stazione sciistica. Siamo intorno al 1971, aprendo così la comunicazione stradale tra l'Italia e la Francia attraverso il colle. Lasciamo il Colle della Lombarda e scendiamo verso Cuneo. C'è tanta gente che fa picnic qua su. Una macchina e una moto assieme non passano, una delle due si deve fermare. Ok, adesso ci riportiamo nella strada principale. Che cazzo fai? Cos'è? Qualcuno si è divertito a spaccare le pietre? Non c'è che dire, il paesaggio montano è sempre affascinante. Che spettacolo questa valle, bellissima. Un numero interminabile di tornanti. Siamo sulla statale, siamo sulla 21, noi andiamo in direzione Cuneo. Ma sì, ancora 2 curve le facciamo prima di rientrare a casa. Abbiamo lasciato anche Cuneo. Non mi nascondo che comincio a essere stanco. Anche Saluzzo ce lo siamo lasciati alle spalle.
Sempre bella l'abbazia di Staffarda, provincia di Torino. Cavour, tangenziale di Pinerolo. Abbiamo imboccato nuovamente la Val Chisone. Siamo arrivati a casa.